Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a testare questo caricabatterie al litio 18650 che provvede a caricare tre batterie in serie da 4 volt. Come saprete già, ogni cella di batteria al litio in condizioni normali si aggira sui 3,7 volt. Quando è a piena carica arriva a 4,2 volt. Questi circuiti provvedono a caricare singolarmente ogni batteria fino a un valore di 4,2 volt. Oltre a questo il circuito fa altre cose. Praticamente quando sente che la batteria scende al di sotto di un certo valore, di solito questo valore è compreso tra 3 volt, 2 volt e mezzo, interrompe praticamente l'uscita, è come se scollega le batterie, cioè scollega le batterie. Questo modello è un 3S, quindi 3 celle di batterie, e dice che eroga come corrente in uscita 20 A continui e una carica delle batterie di 10 A. Praticamente se ogni batteria di questa sono circa 2 A, 2 qualcosa, eh, cosa significa? Che lui potrà caricarne, se sono 10 A, potrà caricarne 5, perché 2 per 5 fa 10, praticamente 5 di queste in parallelo e una serie da 3. Queste vengono collegate in parallelo, poi vi farò vedere uno schema. Alcuni iscritti mi hanno chiesto come mai recupero le celle delle batterie, che non vale la pena sostituire le celle delle batterie, ma infatti io i computer portatili che ho avuto non ho mai sostituito le celle, ho sempre comprato la batteria nuova perché non vale la pena, cioè tra lo smontaggio e il ricablaggio e tutto, comprare la schedina, poi non sai se è la scheda, devi stare lì a valutare se è la scheda o se è qualche cella che non va. Io tolgo le celle solo per fare i miei esperimenti. Se ho la batteria del portatile che non mi funziona più, praticamente la sostituisco con una nuova, che tanto non vale la pena. Allora, queste batterie io le ho caricate e le ho scaricate con il mio quadretto che ho fatto. Una breve descrizione di questo quadretto: ogni cella ha il suo modulino per alimentarla e per non farla andare sotto un certo valore, un modulino di protezione come questo, un modulino VSM, uno singolo, ognuno alimenta un portabatterie. E io quando recupero le batterie cosa faccio? Prima le carico, una volta cariche le scarico col circuito di scarica. Scaricandole io ho attaccato un carico da 1 ampere. Quando parte la scarica, la fase di scarica, praticamente dopo un'ora mi si accende la spia, quindi so già che la batteria è un ampere ora, sì. Io per vedere uso sempre un cronometro, faccio partire eh, a zero il cronometro. Quando incomincio a vedere a spegnersi le lampadine, mi segno quanto è durata. Per esempio questa 120, questa 130 minuti, questa 155 minuti, questa 130. Così poi quando costruirò i pacchi userò le batterie dello stesso amperaggio. Queste sono tutte da 120 per esempio. Ok, prima di testarlo vediamo un attimino lo schema elettrico. Allora, qua c'è l'ingresso più e meno del modulo,
che praticamente non deve superare i 12 volte 6, cioè 4,2 per elemento, 4,2, 4,2, 4,2, 12 e 6, perché io avendolo già testato, poi vi farò vedere che se in ingresso aumento la tensione il circuito qua va in tilt. Infatti bisogna avere una tensione non più alta di quello che possono essere caricate le batterie. In questo caso è 12,6, io qua non potrò mai applicare una tensione superiore a 12,6. Allora, l'ingresso, che sono questi due fili, sarebbero questi due, più e meno. Poi c'è un meno che va alla batteria, che è questo, che sarebbe questo, il meno. Poi c'è il più dalla parte opposta, che sarebbe questo, che c'è scritto 12,6. E poi questi sono i fili intermedi che vanno qua. Adesso voi li vedete doppi perché io ho fatto il collegamento singolo qua dietro. Allora, ok, ora vado a inserire queste tre batterie che per me sono da 2 Ah, perché avendole provate col mio caricabatterie e avendo praticamente calcolato il tempo, mi ha dato 120 minuti. 120 minuti sono 2 ore. Dunque queste batterie sono sicuro che sono di 2 Ah. Ora vado a inserirle. 1, 2 e 3. Ok. Qua va attaccata l'alimentazione oppure il carico. Ora proviamo con una lampadina che assorbe. Praticamente questa lampadina dovrebbe essere 21 watt perché è quella delle frecce delle macchine. 21 watt saranno 2 ampere qualcosa, 2, sì, neanche 2 ampere. Vediamo subito se si accende. Io non so se sono cariche o scariche. Adesso andrò a attaccare la lampadina e vediamo. Allora, la lampadina si accende 12 volt. Ok? Ora andremo a misurare con la pinza amperometrica. Qua bisogna dotarsi di una pinza amperometrica che misuri anche la continua. Vedete? Continua alternata. E vado a mettere su un filo la pinza amperometrica. Accendo la lampadina e vediamo un assorbimento di 1,39, 1,40. Ok. Ora, se io dovessi attaccare questa lampadina, che è 50 watt, 12 volt, si vede però, vi garantisco che è 50 watt. Allora, non dovremmo riuscire ad accenderla. Caricheremo le nostre batterie. Ok. Ora collegheremo l'alimentazione sul modulo VMS e vediamo quanti ampere assorbe. Ok. Con la pinza amperometrica ancora in serie al circuito, la pinza amperometrica io l'ho messa in questo punto o qua uguale e vede tutta la serie, vede quanta corrente passa in tutte le batterie. Praticamente siamo a 2 ampere e mezzo, 2 ampere e 4, e si sta abbassando perché le batterie si stanno caricando. Allora, premetto già che per una batteria di questo tipo 2 ampere è già tanto, 2 ampere e mezzo. Adesso si abbasserà subito, dunque non abbiamo problema di riscaldamento.
perché bisogna vedere le caratteristiche delle batterie. Una batteria da 2 A che ha una carica, accetta una carica da 1C, praticamente la puoi caricare a 2 A. Se accetta cariche superiori, allora le puoi caricare anche ad ampere superiori. Il modulino fornisce massimo 10 A di carica, dunque dobbiamo tenere presente quante batterie dobbiamo mettere per arrivare a 10 A. Se sono di più non succede niente, perché penso che il circuito, poi andremo a vedere, limiterà la corrente di carica a 10 A. Dunque se sono di più va bene, se sono di meno bisogna vedere se la batteria sta assorbendo di più di quello che sono i dati di targa, perché se i dati di targa ti dicono che in carica accetta solo 2 A, non bisogna far superare questi 2 A, se no la batteria si scalda. Infatti adesso siamo già scesi a 1,85, cioè 2 A, le batterie si stanno caricando. Adesso faremo un'altra prova. Vedete che il segno adesso è meno, perché la corrente praticamente, spengo un attimo e riaccendo, ok, la corrente adesso sta circolando in un senso. Quando attaccheremo il carico la corrente circolerà in un altro senso. Allora vediamo subito, avendole caricate un po', se riesco ad accendere questa lampadina, e terrò monitorato la tensione della batteria. Man mano sale la tensione ai capi delle batterie, la corrente dovrebbe diminuire. Ora che le abbiamo caricate un po', vado a staccare l'alimentazione. Ok, vedete che non assorbe più niente, è zero. Ok, ora attaccherò la lampadina più potente. Attaccherò questa lampadina. Ok, vediamo che non ce la fa ancora ad accenderla. Dovremmo caricarla di più, oppure mettere più batterie in parallelo, tipo ad esempio con questo pacco. Appena riuscirò a caricare un po' le batterie vi farò vedere ad accendere questa lampada più potente. Starà accesa per pochi secondi, poi le batterie scenderanno subito e il circuito le metterà in protezione, andrà a spegnere la lampadina. Poi faremo un altro esperimento invece con queste, essendo in serie parallelo, praticamente 3 in parallelo, 3 in parallelo, 3 in parallelo, poi faremo la serie. Cosa vuol dire la serie? La serie sarebbe, ognuna di queste ne metterò 3 in parallelo, praticamente qua andranno aggiunte 1, 2, 3 batterie, 3 batterie, 3 batterie. La serie di questo tra qua e qua sarà 12 volte 6, e ogni batteria in parallelo avrà 4 volte 2, 4,2 volt, però avrà più, la batteria, il totale della batteria avrà più ampere. Si calcola all'incirca 2. Abbiamo visto che queste batterie sono da 2 ampere perché, ritornando al discorso che io avevo fatto la prova di scarica e duravano 120 minuti, con questo calcolo avevo capito che sono da 2 ampere, dunque 2 ampere, 2, 4, 6, saranno 6 ampere ora, dunque ce la faranno benissimo ad accendere la lampadina, quella più grossa da 50 watt, e potranno tenerla accesa perché 2, 4, 6 ampere, la lampadina è 4 ampere qualcosa, quasi 5, per un'ora dovrebbe tenerla accesa. Mentre si caricano le batterie vi farò vedere
a saldare i fili di questo pacchetto che ho preparato. Avete visto che ho fatto 3 rivolte in un senso, 3 rivolte in un altro e 3 rivolte in un altro senso. Perché questo? Perché queste 3 le collegherò così in parallelo, poi farò la serie con queste, dall'altra parte collegherò in parallelo queste e farò la serie con questa. Dunque da questo, da qua a qua avrò i 12 volt, saranno i fili che andranno ai 12 volt. Allora vediamo, un cazzolito piccolino, metto un po' di pasta per disossidare, far aderire meglio lo stagno. Adesso provo questo metodo col saldatore, poi più in là voglio costruire una saldatrice col trasformatore, diciamo, del microonde, come ci sono parecchi video in circolazione, per saldarla con le sue lamelle. Allora, speliamo il filo, un po' duro questo filo da spelare. Questo qua è un filo rigido del diametro, penso che sia 1 millimetro, degli impianti elettrici di case vecchie che sono stati tolti. Siccome che hanno il filo di rame rigido, volevo fare una cosa di questo tipo, saldarli. Ora vediamo se ce la faccio. Ok, il filo l'ho spelato, ora andiamo a passare tutte le saldature. Mi raccomando, usate uno stagno abbastanza buono, perché se non ha del disossidante buono all'interno non riuscite a saldare bene. Allora vediamo. Vedete che io non sono stato neanche tanto tempo sulla batteria, eppure è già saldato. Tanti grattano con un po' di carta vetrata, però io non lo faccio perché togli quella parte che c'è sopra di non so che materiale. Preferisco saldarle così. Penso che con la puntatrice sia molto più veloce, però non avendo la puntatrice ora proverò a farlo in questo modo. Bisogna insistere molto col saldatore, perché sennò lo stagno non attacca bene. Ok, però vedo che funziona. È molto laborioso, ma vedo che funziona. L'importante, vedete, è tenere... Io lascio questa distanza qua sotto, così siamo più sicuri. Anche se c'è la plastica, tengo quella distanza. Ora ho staccato l'alimentazione e ho attaccato solo il tester e mi segna 11:47. Ora andrò ad accendere questa lampadina, è da 50 watt. Vediamo se me la fa accendere. Ok.
avete visto come la fa accendere e scorrono 3,67 ampere. Ok, ma ora appena si abbasserà la tensione fino a, penso, 2,5 per 3 fa 7 volte e mezzo, non starà accesa tanto. Così stiamo prelevando 3 ampere e mezzo per ogni singola batteria. Per aumentare la scarica delle batterie aggiungo un'altra lampadina, solo per vedere se il modulo BMS interviene. Ok, avete visto che è intervenuto subito? Inserisco una resistenza ulteriore per vedere a che tensione si spegne, a che tensione il modulo interviene a spegnere il carico. Allora, sette, 8, sette, 6, penso intorno ai 7 volte e mezzo, perché di solito, ok, intorno ai 7 volte e mezzo si spegne. E abbiamo visto che anche qui il modulo fa il suo lavoro. Ora proverò a collegare queste e vedere la differenza di carica. Vediamo se il modulo riesce a erogare 10 ampere di carica. Allora, come vi ho già detto, la corrente di carica di questa batteria in questo momento è sbagliata, perché se voi andate a vedere le caratteristiche di queste batterie, difficilmente troverete una batteria di questa che accetta una carica di 3 ampere. In scarica sì, nel senso che bisogna vedere diciamo il manuale della batteria, il datasheet della batteria. 3 ampere, cioè 3000 mAh di carica per una batteria di queste è troppo. Vediamo questa tabella di una comune batteria al litio. Allora, qua mi dice capacità nominale 2200 mAh, sarebbero 2 ampere e 2, minimo 2100. Andiamo subito alla massima carica di corrente che si può, al massimo che si può caricare una batteria. Ora qua dice rapido 2200 mAh, dunque al massimo si può caricare 2200 mAh, cioè 2,2 ampere. Noi eravamo a 3 ampere e passa, quindi non va bene. Se si fa per pochi minuti va bene, ma poi comincia a scaldarsi la batteria. Dunque bisogna stare a quelle regole qua. Però se noi andiamo a vedere massima corrente di scarica, mi dice 4,4 ampere, cioè 4400 mAh. Questo significa che tu puoi arrivare a 4 ampere, 4,4, anche se la batteria nominale è 2,2. Allora 2,2 durerà un'ora, perché è in mAh. Dunque se vado a scaricarla a 2 ampere,2 mi durerà un'ora. Se vado a scaricarla a 4,4 durerà la metà, durerà 30 minuti, perché è il doppio, ok? Però noi possiamo far assorbire alla batteria 4 ampere. Infatti noi prima eravamo in circa sui 4 ampere quando accendevamo la lampadina da 50 watt. Dopo aver fatto la serie e parallelo,
andremo a vedere dove collegare i fili. Allora, praticamente qua abbiamo fatto parallelo, parallelo, ok? Qua è collegato in serie con l'altro pacco, parallelo, parallelo, e da qua serie con quest'altro pacco in parallelo a 3. Noi dovremmo prendere il 12 volt dall'inizio, da un inizio che faremo il meno qua per esempio, e il più alla fine qua di tutta la serie. Dunque il nostro 0 volt della batteria, ok, andremo a collegarlo qua su questo lo prendiamo come inizio, andiamo a saldarlo qua, ok, questo è il nostro meno. Adesso andiamo al più, quello che c'è scritto 12,6, che è l'ultimo più, è l'ultimo filo del più, che lo preleveremo da qua alla fine. Andiamo a attaccarcelo qua. Ok, gli altri due fili, questo c'è scritto 4,2, lo andremo a attaccare partendo dallo 0. Il primo 4,2 che incontriamo è questo. Ok, 4,2, l'altro 8,4 che sarebbe questo, lo attacchiamo dall'altra parte qua, ok, e così abbiamo collegato il nostro pacco. Ora una cosa che non trovo mai scritto su questi specifiche dei BMS è la tensione d'ingresso. Come avevo detto prima, io ho fatto degli esperimenti, se supero la tensione di 12,6, che è la tensione massima che può caricare le batterie questo BMS, il circuito va come in protezione. Vi farò vedere. Ora attacco il mio tester e vi faccio vedere che tensione hanno queste batterie. Allora, più, ok, meno, probabilmente adesso saranno scarichi. No, mi sono sbagliato perché ce l'ho impostato in alternata. In continua siamo a 10. Ho collegato il tester e l'uscita dalla scheda, l'uscita che poi fa anche come ingresso di alimentazione, mi dà 10,53. Le batterie sono un po' scariche. Vediamo se ce la fa a accendermi la nostra lampadina da 50 watt. Uno e due. E la lampadina da 50 watt si accende. Andiamo subito a misurare la corrente sul solito filo. E
siamo a 3 ampere 7. Con queste batterie in parallelo non dovrebbe esserci nessuna difficoltà ad accendere questa lampada. Ora però vediamo a caricarle quanti ampere assorbe il circuito. Per fare questo noi adesso vediamo un meno un senso della corrente che praticamente è a meno. In carica dovrebbe andare al contrario. Accendiamo il nostro alimentatore. Ok, ho impostato l'alimentatore a 12,6. Ora vedremo la corrente di carica. Attacco l'alimentatore. Ok, vedete 6 ampere 60. Adesso sta caricando a 6 ampere 60. Vedete, non c'è più il simbolo 6,60, non c'è più il simbolo meno, perché la corrente adesso sta andando dalla parte opposta, sta caricando. Se invece io attacco il carico, se io stacco l'alimentazione, attacco il carico, accendo la lampadina, vedete il segno che è meno adesso. La corrente sta andando dal pacco di batteria alla lampada e sta assorbendo 3 ampere. Mentre invece se io metto a caricare, ora attacco ancora l'alimentatore, ok, vedete la corrente, il segno sparisce, vedete? Allora, così è la batteria che accende la lampadina, mentre invece così l'alimentatore carica le batterie. Allora, questo circuitino sta caricando adesso 5 ampere e è tiepidino. È partito da 7 ampere prima all'inizio, quando l'avevo appena attaccato, e si comporta bene perché non si sta ancora scaldando, è proprio tiepido. Ok, come vi ho già detto, non bisogna superare la tensione di 12,6 sull'ingresso di questo BMS, perché alla batteria, se sorpassiamo quel valore, gli arriverebbe quella tensione lì. Se lo alimentiamo per esempio 13 volt, gli arriverebbero 13 volt alla batteria, e la batteria non è fatta per essere alimentata a 13 volt. Se guardate le caratteristiche, infatti sono massimo 4,2 volt per elemento e sarebbero 12,6. Rischieremmo di rovinare la batteria. Ora io ho abbassato un po' la tensione perché stavo caricando le batterie e per non fargli scorrere tanta corrente. Così siamo con questo voltaggio qua di 11,76, stiamo facendo assorbire 3 ampere come carica. 3 ampere tra il filo che arriva al negativo e 3 ampere all'altro filo, diciamo quello dei 12 volt, che sarebbe questo. 3 ampere, vedete? Se misuro i due fili che vanno al centro, non avranno nessuna corrente. Infatti vediamo questo 0,3 e questo. I fili intermedi che vanno collegati ai punti intermedi delle batterie non hanno corrente. L'unica corrente sono il filo del meno e più 0 volt e 16,2, che sono questi due. Infatti se andiamo a guardare 3 ampere, 3 ampere, ok? Ora andremo a vedere se riesce a sopportare i 10 ampere il circuitino, come dice da datasheet, che praticamente in uscita può regare il massimo 10 ampere. La scheda BMS come dati mi dice 20 ampere, lo vedete scritto qua, 20 ampere, 20 ampere di carico, praticamente l'utilizzatore che ci attaccate, una lampadina o qualsiasi cosa,
e 10 ampere come carica di batterie. Ora andiamo a vedere subito a forzare un po' la carica della batteria. Andrò a aumentare la tensione d'ingresso, così la batteria assorbirà di più. Attacchiamo la nostra pinza amperometrica. Adesso siamo a 3 ampere, ok? Ora vedete la tensione e la batteria. Okay. Ora vado ad aumentare 11, 4 ampere, 12, 12,4, così siamo a 12,6 e siamo già a 7 ampere. Il circuitino adesso sta lavorando a 7 ampere, il circuitino di carica. Aumentiamo ancora, aumentiamo a 10 ampere, dovrebbe far qualcosa, non so se si interviene o se dovrebbe, spero che non bruci. Allora 9, siamo a 13,50 e siamo sui 10 ampere fissi. Vedete che va a bloccare. Ecco, adesso è come se interviene, perché vedete che continua a fare 10,9 e il nostro circuito interviene. Io lo sto anche toccando e è tiepidino, così siamo a 9 ampere, 9-10 ampere, sta andando in protezione così, vedete? Adesso riabbasso e siamo a 13,6, che non andrebbe bene per il voltaggio delle batterie, perché bisogna sempre stare sui 12,6. 12,6, ok, così 12,6. Per far assorbire 10 ampere a 12,6 giustamente bisognerebbe aggiungere ancora dei paralleli sulle batterie, bisognerebbe aggiungere ancora una batteria qua, un'altra qua, magari arriveremo a 8 ampere, probabilmente con 5, 10, 15 batterie arriveremo a 10 ampere di carica. Comunque il BSM qua fa il suo lavoro correttamente, comincia a scaldarsi un po' adesso e siamo ancora a 6 ampere, il suo lavoro lo fa correttamente. Ho preparato un carico da circa 200 watt, praticamente 4 lampadine da 50 watt ciascuna, assorbono all'incirca 4 ampere l'una, saremo a 4, 8, 12, 16 ampere. Dopo aver caricato le batterie, ora provo a collegare 2 lampadine e vediamo quanta corrente assorbe. Allora, due lampadine, siamo a 7 ampere e 60. Ok, ora proviamo, anzi non abbiamo visto quanto scende la tensione, vediamo subito. La tensione scende a 10 volt, 10,6. Ora attaccherò un'altra lampadina, ulteriori 50 watt, ulteriori 4 ampere all'incirca. Avvitiamo un po'. Ok, 3 lampadine ci siamo 11 ampere e 5, 11 ampere e 5 e la tensione è scesa a 9,80, 9,90. Ne attacchiamo un'altra, ma non so se ce la farà, perché si abbasserà talmente la tensione che il modulo BMS, che legge la tensione bassa, non la farà partire. Ma poi vi farò vedere il sistema per farla andare lo stesso. Ora siamo 4 lampadine, proviamo, visto che si è azzerata subito la tensione, è andata in protezione. Infatti lui rileverà al momento del collegamento, rileva una tensione bassa dalla batteria e non fa neanche accendere
le lampadine. Però se noi facciamo una cosa di questo tipo, andiamo, adesso vi farò vedere, i volt li tengo proprio ai capi della batteria, ok, andiamo a leggere 12,23, così dovrebbe riuscire a accenderle tutte e due. Vediamo, tutte e quattro, cioè. Ok, visto che si accendono tutte e quattro e siamo a 15 ampere, visto? Questo per farvi capire che cosa? Che il circuito interviene bene e ha le sue protezioni, perché in questo modo evita di sovraccaricare le batterie, di fare scorrere troppa corrente nelle batterie, perché 15 ampere sarebbe diviso 3, 5, 10, 15, scorrono 5 ampere per batteria. Quindi, supponendo che ogni batteria può erogare come corrente continua 4 ampere, cioè 4000 mA, 4, 8, 12 saremo a 12 ampere contro i 15 che assorbiamo di tutte queste lampade. Se avessimo avuto 5 batterie per ogni parallelo, cioè 5, 10, 15, saremmo riusciti ad accendere le lampadine anche col modulo, anche dall'uscita dal modulo. In questo caso è giusto che intervenga il modulo, perché sente l'abbassamento delle batterie e interviene. Uno dei miei esperimenti è quello di provare a accendere un ciclomotore di 50 di cilindrato invece delle tradizionali batterie a piombo, con una di queste. Avendo già misurato la tensione del caricabatterie di un ciclomotore che viene dal suo alternatore, arrivano all'incirca 14 volte e mezzo, 15 quando il motore, diciamo, è al massimo dei giri. Quindi non potrò mai caricare 3 celle, ma dovrò fare 4 celle. Facendo 4 celle si arriva a 16 volt e 8, e 16 volte 8 non so se con quella tensione vengono caricate totalmente le batterie. È un esperimento che dovrò fare. 3 paralleli da 3 batterie escono 12 volte 12 e 6, mentre invece con 4 avrei una tensione di 16 e 8. Il caricabatterie diciamo l'alternatore del ciclomotore ne fornisce 14. Bisognerà vedere di trovare un modulo di 4 batterie, un modulo 4S, un BMS da 4S con una corrente penso di 20 ampere continui, perché 20 ampere continui magari come spunto può resistere qualcosa di più, e vedere se riesco a fare questo esperimento. Vi faccio un esempio di cosa potete fare con queste batterie al litio. Allora, con sole 6 celle o anche 3, io per esempio ho rimesso in vita il mio avvitatore. Qua c'erano presenti 5-6 batterie, quelle tradizionali a nickel cadmio, e praticamente ogni volta che tentavo di usare l'avvitatore le trovavo sempre scariche. Un'altra caratteristica che hanno le batterie al litio è che quando non vengono adoperate mantengono la carica anche per mesi, e le nickel meta idruro praticamente me le trovavo sempre scariche. Ho risolto questo problema mettendo queste, io ne ho messe solo 3 perché a me non serve di avvitare i tasselli
fare un lavoro diciamo continuo. Mi serve solo per quando svito delle viti degli elettrodomestici che riparo. Un'altra utilità di queste batterie, io avevo fatto questo pacco per una macchinina radiocomandata di mio figlio. Oltre che andare più veloce la macchinina, le batterie duravano molto di più. Se durava un quarto d'ora con quelle originali, che erano queste, questo è il nickel cadmio, nickel metraidruro, NiMH, e con queste sono molto più performanti. Un'altra comodità è quella di avere un 12 volt portatile. Per esempio qua io con questa mi sono programmato un combinatore telefonico, non avevo il 12 volt, dovevo portare l'alimentatore e tutto. Portandomi dietro questa ho programmato il combinatore telefonico. Un 12 volt così per uno che fa questi lavori come i miei è molto comodo. Allora, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!